Ciao a tutti ragazzi, e oggi siamo in compagnia del Korg Poly 6. Io ho già fatto un video sul Poly 6, avevo questo e avevo anche un Poly 61 quel giorno, e questo lo sto facendo prima di tutto perché sono qui con Marco Ballarani e quindi ci stiamo divertendo, ma più che altro anche perché questo è restaurato, diciamo che è appena stato aggiustato, tirato diciamo a lucido, non dal punto di vista estetico ma dal punto di vista dei componenti e tutto il resto. Diciamo che la struttura la storia del Poly 6 è quella di un sintetizzatore che ha permesso, tra virgolette, ha regalato diciamo l'opportunità a un pubblico più vasto di avere un sintetizzatore polifonico che suonasse bene, che fosse versatile, si potesse portare sul palco. E la struttura è molto semplice in realtà, perché abbiamo un VCO con un suboscillatore che può suonare un'ottava più bassa o 2 ottave più basse. Sentite, ora torno a un suono ragioniero, lo faccio tornare in vita e tutte le 6 le voci suonano insieme. Invece in Poly mi trovo a poter, in parole povere, suonare degli accordi. Ok. Abbiamo la bellezza di 6 voci a disposizione e quindi diciamo che la maggior parte delle situazioni che vogliamo coprire si possono raggiungere, e questo è, adesso sembra una cosa normale, ma all'epoca era veramente una conquista, ma anche un'opportunità, come dicevo, per tasche non gigantesche, veramente elettrizzante, diciamo. Poi abbiamo un filtro, un VCF, è tutto un VCO, un VCF. Poi abbiamo quello che è un LFO fondamentalmente, che può essere in questo caso si può decidere su cosa farlo lavorare. In questo caso lo sto facendo lavorare sul filtro. Posso decidere la velocità, l'intensità, dopo quanto questa cosa accade, quindi un delay arriva dopo in pratica, e poi il livello, cioè quanto. Così parte subito e così parte dopo un po'. Queste sono tutte possibilità per, diciamo, modellare il suono e arrivare ad avere quello che vogliamo ottenere. Questo aveva oltretutto dei programmi già pronti. C'erano questi 8 preset per 4 banchi, quindi un numero abbastanza cospicuo di patch, di possibilità a disposizione, di preset a disposizione. Abilitando il write si può decidere di sovrascrivere su questi preset, che sono in questo caso diciamo di fabbrica. Per caricare o scaricare i banchi bisognava utilizzare
dei tape, delle cassette dove scrivere questi dati. Si potevano, diciamo così, creare una banca di suoni che si potevano appunto inserire o meno nel Poly6. Adesso per esempio questo, se questo suono mi interessa, posso salvarlo in questo modo, poi cambiando suono e tornando lì me lo ritrovo. Quindi insomma, questo anche spegnendola e accendendola. E questo comunque la porta, diciamo, tra virgolette, in un mondo abbastanza moderno, nel senso che potrebbe essere tranquillamente utilizzata anche oggigiorno, su un palco, per dire. L'unica cosa che, diciamo, gli effetti che aveva, chiaramente erano quelli che si usava mettere, accoppiare all'epoca in questi circuiti a questi suoni, cioè c'era niente, un chorus, aspettate che torno questo chorus, questo phaser, e questo ensemble. Che dà questa sensazione classica di alcuni brani dell'epoca, si sentono queste sonorità. Chiaramente senza niente si sente l'elettricità passare, che la forza di questi strumenti sta proprio in questa incredibile decisione sonora, e l'impatto è veramente profondo. Chiaramente utilizzando il suboscillatore si creano questi suoni gravi e giganteschi, che sono omicidiali. C'è una DSR chiaramente che permette di decidere come modellare proprio la struttura del suono, l'attacco, il decay, il sustain e la release. Qui quando si muovono questi controlli, scusate se grido, ma ho in cuffia questa bestia che sta suonando, perdonatemi. E quando si utilizzano tutti questi controlli, si sente anche un po' la qualità degli strumenti, dei prodotti dell'epoca, nel senso che basta un micromovimento perché il suono prenda veramente una piega differente e cambi strada. Chiaramente, stavamo dicendo, arpeggiatore. Chiaramente l'informazione in unisono diventa veramente prepotente. Scusate, devo continuamente controllare di non distruggere la scheda. E quindi insomma avete capito di che cosa si tratta. Prima nel brano all'inizio, a un certo punto ho utilizzato proprio in modalità unisono senza l'ottava, sembra che ho messo il suboscillatore 2 ottave sotto, sembra che ho acceso la moto. È fantastico, ha veramente una violenza. Chiaramente vabbè, l'arpeggiatore ha varie modalità, su, giù, 2 ottave,
chiaramente si può decidere se oppure se fare in modo che liberare un'altra mano, diciamo, di modo che poi si possa giocare con il suono come ci pare. Ora, chiaramente è come avere sotto le mani qualcosa di vivo, un reale strumento musicale. È il discorso che faccio sempre quando ho a che fare con gli strumenti analogici. Quindi qui poi si può decidere se usare la pulse width modulation e la velocità della pulse width modulation, e con tutti questi controlli, diciamo, si crea quella sensazione che normalmente si riesce ad avere utilizzando due oscillatori e sfasandoli. In questo caso è la larghezza dell'onda che cambia, che si muove, dare profondità, colore e movimento al suono. E la pulse width modulation in questo senso è soprattutto per gli strumenti con un solo oscillatore è una grande risorsa. Questo insieme a questo, diciamo, LFO, che in questo caso assegnato al filtro, si possono creare tantissimi colori differenti e tantissimi movimenti differenti. Questo chiaramente senza contare che poi appunto stavamo lavorando, diciamo, sottovoce, ma qui può esplodere tutto. Poi ripeto, quando parlo di synth molto spesso sottolineo il fatto che io non sono un ingegnere, non sono molto ferrato per quello che riguarda il circuito. Ci capisco qualcosa, ma non ci capisco sicuramente quanto ci capiscono gli appassionati di sintetizzatori più accaniti. Quindi perdonatemi se li vivo da musicista, e da musicista posso dirvi che il cuore e la pancia che c'è, la voce che hanno questi strumenti è radicalmente differente rispetto a quella che hanno strumenti anche analogici costruiti oggi. Non perché non siano altrettanto belli. Prima di tutto, secondo me, almeno questo è, nonostante non sia un perito o un ingegnere elettronico, ho l'impressione che la componentistica dell'epoca, e questo è quello che mi dicono anche molti amici che se ne intendono, e quindi i componenti discreti e tutta la qualità che c'era all'interno di questi strumenti rende poi in questo modo, cioè si traduce in questo suono che è così pregno di organicità e di forza. Quelli nuovi sono tutti miniaturizzati, fanno 1 miliardo di cose, ma probabilmente, questo adesso se qualcuno di voi mi vuole crocifiggere non c'è problema, ma io ho l'impressione che si parta proprio da quello per tradurre e giustificare questa potenza e questa forza. C'è un altro discorso che è interessante, che è quello dei pedali che si possono accoppiare a questi strumenti. Questi strumenti chiaramente sono mono, escono mono, e non hanno a bordo degli effetti come delay, come distorsioni. Sono queste modulazioni che sono interessanti, mescolate con il resto delle modulazioni, con l'ampiezza dell'onda nel caso della pulse, piuttosto che tutte queste possibilità creano sicuramente tanto movimento.
La differenza è che quando si entra in un pedale che fa una cosa ben precisa si possono raggiungere veramente delle sonorità incredibili, delay, distorsioni e qualsiasi altra cosa. E con questi strumenti quelle cose suonano veramente molto bene. Infatti volevo farvi sentire, per esempio, era un esempio fatto con un distorsore e un eco, che è questo. Che chiaramente ci permette anche di entrare in una modalità con un... si allargano un po' gli orizzonti, diciamo, e comunque si porta in un contesto chiaramente più moderno, oppure dove ci pare, perché voglio dire, il mondo degli Stonebox, dei pedali e tutte quelle cose lì è infinito, quindi voglio dire, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo utilizzare questa in qualsiasi modalità. Poi voglio dire, ripeto, ne avete percepito, diciamo, l'onestà espressiva, nel senso che è veramente uno strumento pieno di possibilità. Ora vorrei fare, prima di lasciarvi, un giro dei preset, perché quelli che c'erano, che avevo sentito, erano molto interessanti. Poi chiuderei, insomma, perché non c'è molto altro da dire. Ci vediamo fra poco. Ecco, sentite la qualità
pazzesca. E poi vabbè, questo preset che sfoggia in maniera anche abbastanza, come si può dire, con una certa veemenza la potenza di questo suono. Quindi insomma è un sintetizzatore comunque ancora utilizzabile, con delle memorie, con molte possibilità, semplice diciamo tra virgolette, ma già con una personalità, appunto la pulse, con la modulazione e tutto il resto. Si può fare veramente tanto, e poi la potenza generale di questi strumenti dell'epoca che hanno questa forza musicale, naturale, ecco, sono legati, non so, in qualche modo al terreno. E quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco il Balla che come al solito mi ospita a casa sua per fare questi video. E se volete, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella che è fondamentale per essere disturbati dal sottoscritto costantemente. Vi ringrazio tanto, siete sempre gentili e niente, saluto tutti gli amici. Ciao ciao, grazie ancora, ciao.